Ciao, cominciamo questo video tutorial creando una forma semplice, assicurandoci che non ci sia spessore di traccia. Disegniamo un rettangolo. Qui sulla sinistra ci sono 3 rettangoli, ognuno contiene una tonalità di colore. Passiamo dal rosso più chiaro a un rosso un po' più scuro fino ad una sfumatura. A questo punto duplichiamo il rettangolo, o da tastiera con Alt e il tasto sinistro del mouse, oppure da modifica, copia e modifica incolla. Adesso con lo strumento inclinazione che troviamo qui nella palette strumenti andiamo a posizionarci su un punto di ancoraggio e lo spostiamo in questo modo. Cerchiamo sempre naturalmente di far coincidere l'angolo inferiore sinistro con l'angolo inferiore sinistro del rettangolo iniziale. A questo punto spostiamo il rettangolo appena creato e lo posizioniamo all'inizio. Verifichiamo sempre le coincidenze. Adesso il rettangolo verticale lo facciamo scuro. Con lo strumento contagocce gli vado ad applicare questa tonalità. Bene, a questo punto selezioniamo il rettangolo inclinato e lo andiamo ad inclinare ancora di più in questo modo, in modo da lasciare uno spazio vuoto qui. Spostiamo il rettangolo più scuro in modo da farlo coincidere. A questo punto selezioniamo entrambi i rettangoli e facciamo una copia in questo modo, andando sempre a posizionare il rettangolo inclinato sugli angoli del rettangolo verticale. Facciamo un'altra copia e infine un'altra copia. Bene. Abbiamo già un'idea di bidimensionalità, quindi rettangoli più scuri dietro, rettangoli più chiari avanti, come se ci fosse un gioco di luce, molto semplice ed elementare, ma comunque a suo modo efficace. Adesso però io voglio applicare delle sfumature per dare ancora più corpo a questo effetto. Quindi che faccio? Seleziono il primo rettangolo, quello diagonale, e gli vado ad applicare la sfumatura che ho precedentemente associato al primo triangolo. Come vedete viene già associata. Io faccio in modo che le parti scure siano vicine tra di loro, tra il rettangolo superiore e il rettangolo inferiore. Adesso vedremo in che modo. Applicata la sfumatura al primo rettangolo, seleziono lo strumento sfumatura semplice dalla palette strumenti e lo vado ad inclinare in questo modo. Naturalmente io posso anche modificare la sfumatura attraverso la relativa guida. Ecco, vedete? A questo punto seleziono gli altri 3 rettangoli diagonali, con il contagocce gli vado ad applicare la stessa identica sfumatura, solo che devo verificare che anche l'angolazione sia stata presa uguale. Facendo un clic mi rendo conto che il primo ha un'angolazione di 53,2 e gli altri 3 di 0, quindi seleziono gli altri 3, dal pannello sfumatura, nel parametro angolazione gli vado ad applicare la stessa angolazione, in modo da dare un'omogeneità. Adesso seleziono il primo rettangolo posto dietro e gli vado ad applicare la stessa sfumatura. Dal pannello poi sfumatura, gli do un parametro di 90. Anche qui cerco di giocare molto con i parametri interni. In questo modo conferisco una sfumatura sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Adesso seleziono i 3 rettangoli verticali rimasti, gli vado ad associare la stessa sfumatura, naturalmente andando poi a modificare l'angolazione. Ed ecco, molto semplice, la nostra parte di immagine in stile ribbon costruita. Adesso però voglio fare un'altra cosa, voglio andarlo ad alterare.
seleziono tutti i rettangoli, vado a raggrupparli. A questo punto vado su Oggetto, Distorsione involucro, Crea con Altera, applicando l'anteprima. Come vedete, io posso gestire attraverso le modalità presenti in questo menu a tendina varie trasformazioni in modalità di alterazione, come per esempio la curvatura, la distorsione, quindi la direzione della distorsione sia orizzontale o verticale, e vedere naturalmente l'effetto in diretta. In questo momento io ho pensato di dare un effetto del genere, aumentando la direzione in orizzontale e diminuendo la curvatura sempre appunto in orizzontale, ottenendo un effetto del genere, perché quello che voglio fare è esattamente questo. Clicco su OK, vado a ridimensionare 50%, ok, a questo punto lo vado a ruotare di 90 gradi ed ecco qui, un ribbon alterato con un effetto luci semplice ma efficace che si sviluppa in verticale dal basso verso l'alto come un crescendo. A questo punto però voglio anche applicare un effetto ombra a questo oggetto, quindi vado a disegnare un cerchio, gli vado ad applicare una sfumatura semplice con un effetto di tipo radiale, vado ad invertire e vado naturalmente a gestire i parametri. In questo caso posso lasciare invariati i parametri presenti, ma posso naturalmente anche diminuire la parte scura. Dopodiché lo tengo selezionato, vado sul pannello trasparenza, metodo di fusione moltiplica, opacità anche del 40, 30-40, dopodiché lo sposto e lo vado a mettere in coincidenza con la punta di partenza del nostro ribbon appena creato, facendo in modo che sia coincidente con la parte centrale del cerchio. Se adesso mi allontano, come vedete, ho avuto un effetto ombra, ma io lo voglio ancora più realistico e quindi posso giocare con la trasparenza, ad esempio, ma giocare anche con la sfumatura. Come vedete, le modalità sono diverse. Ecco, questa è sicuramente un'ombra più delicata. A questo punto possiamo anche dare un ulteriore ridimensionamento alla nostra figura, in modo da poter gestire l'intero logo, compreso anche della parte tipografica. Lo avviciniamo abbastanza all'ombra, in modo da dare un effetto realistico di ombreggiatura. A questo punto non ci rimane che scrivere qui al lato il nome del nostro logo, nome che naturalmente può prendere i colori associati alla figura, in modo da dare anche un senso di continuità visiva. Ciao e alla prossima!